Il pensiero è unico anche fra i canali alternativi, i quali, per quanto riguarda alcuni argomenti, non osano mettere in discussione la narrazione ufficiale. Eppure scoprire qualcosa in più su ciò che viene così tenacemente nascosto significherebbe aprire la strada ad altre verità. I canali alternativi, alcuni dei quali mostrano ultimamente ben due globi alle spalle, ritengono urgente parlare delle guerre, e giustamente, ma prima che il pensiero unico si consolidi addirittura con le portaerei, questo avrebbe potuto essere il momento per avviare altri processi di revisione storica e geografica, con un effetto domino. Ma ci sono partiti da costituire e libri da pubblicare. Purtroppo c'è ancora un grande complesso di inferiorità nei confronti del potere, anche fra le menti più alternative, le quali non ritengono opportuno allargare il campo di azione, accodandosi in tal modo a quegli esperti d'arte che descrivono i dipinti nei minimi particolari, con riferimento alle tecniche e alle scuole pittoriche, e poi tralasciano di dire che nelle immagini ci sono persone grandi e persone piccole, figure di giganti e creature minute. Ma d'altra parte la vera investigazione non è consuetudine della cultura dei canali alternativi maggiori. Il discorso sui giganti ripropone il problema della grande dissonanza cognitiva che esiste all'interno della società. Appare chiaro infatti a chi esegue una piccola ricerca che i giganti hanno accompagnato il cammino dell'umanità, però tali considerazioni non vengono trasmesse alle persone. Le cose straordinarie sono a portata di mano, ma sono proibite dal potere e ignorate da chi dice di voler contestare il potere. Molti popoli in diverse parti del mondo hanno antiche leggende e mitologie su esseri giganteschi che esistevano insieme alla gente comune. Nel mondo esiste un numero enorme di antichi edifici ciclopici, appunto, situati in diversi continenti, la cui costruzione sarebbe problematica anche per l'uomo moderno, con la sua tecnologia, ed è facile ritenere che gli architetti di questi edifici fossero i giganti, che un tempo vivevano sulla terra e la governavano. Solo con la presenza dei giganti diventano ovvie tutte quelle strutture enormi, in particolare menhir, dolmen, obelischi, templi e mura di fortezze che raggiungevano i 20 metri di altezza. Strutture che stupiscono le persone moderne per le loro dimensioni e sono incompatibili con le capacità fisiche umane. In Libia c'è la terrazza di Baalbek, per esempio, e ciascuno dei 3 blocchi pesa circa 800 tonnellate. Chi, oltre ai giganti, avrebbe potuto elaborare tali colossi? Non solo, ma anche dotati di tecnologia, poiché prima di innalzare le mura e le colonne bisognava tagliare i blocchi o i rocchi e trasportarli. Secondo gli antichi egizi, la loro prima dinastia discendeva da una razza di giganti che navigarono attraverso il mare e insegnarono loro la medicina e l'arte di costruire piramidi. Nella mitologia greca i giganti e gli dei sono concetti correlati. Il titano Prometeo insegnò alle persone ad usare il fuoco e i ciclopi insegnavano loro la metallurgia. Nella sua storia naturale, il romano Plinio racconta che, dopo il crollo di una collina, trovò lo scheletro di un gigante, la cui altezza era di quasi 20 metri, e il filosofo Filostrato riferisce di aver trovato una sepoltura in Etiopia con uno scheletro umano, la cui lunghezza era di 16 metri. Anche i thailandesi credono che i popoli primitivi fossero di statura gigantesca e gli scandinavi, prima dell'avvento del cristianesimo, credevano che le prime creature vissute dopo la creazione del mondo fossero alte come le montagne.
Alcuni di questi giganti vivevano nell'Ovest, su un'isola situata vicino alla costa, che chiamavano Thule. Lo storico César de Leon, vissuto nel XVI secolo, parla dell'invasione dei giganti. Secondo la leggenda arrivarono sulle navi e costruirono il tempio di Tiahuanaco in una notte. La storia dei Toltechi racconta che nell'antichità le loro terre erano abitate dai giganti. Sull'isola di Pasqua ci sono circa 500 sculture in pietra alte fino a 8 metri e pesanti fino a 50 tonnellate, che sono state scolpite da rocce vulcaniche, trasportate per diverse decine di chilometri ed erette lungo la costa dell'isola. Molti ricercatori sono convinti che queste sculture siano state create e installate non da persone dall'aspetto moderno, ma da giganti. L'eroe slavo Svyatogor era molto alto e possedeva una forza sovrumana. Secondo le scritture e le leggende, era più alto degli alberi. In Sudafrica, sul fiume Okavango, gli aborigeni parlano di giganti che in passato vivevano in quei luoghi. Una delle loro leggende dice che i giganti erano dotati di una forza incredibile e che con una mano bloccavano il corso dei fiumi. Le loro voci erano così forti che potevano essere ascoltate da un villaggio all'altro. Quando uno dei giganti tossiva, gli uccelli sembravano spazzati via dal vento. Durante la caccia camminavano per centinaia di chilometri al giorno e gli elefanti e gli ippopotami uccisi venivano facilmente trasportati sulle spalle. Le loro armi erano archi ricavati da tronchi di palma. Lo storico Flavio afferma che i giganti vivevano nel XIII secolo a.C. e che i loro corpi erano enormi, i loro volti erano così diversi da quelli umani che era incredibile vederli e spaventoso sentirli parlare. Quando la nave di Magellano si fermò al largo della costa della Patagonia, l'italiano Pigafetta, che tenne un diario della spedizione, fece la seguente annotazione. All'improvviso vedemmo un gigante, quasi nudo sulla riva. Saltava, cantava e si gettava sabbia e terra sulla testa. Il capitano mandò lì uno dei suoi subordinati e ordinò anche a lui di saltare e cantare, in modo che l'aborigeno si calmasse e avesse fiducia nella nostra cordialità. Muovendosi velocemente e ballando continuamente, il marinaio condusse il gigante nel luogo dove lo aspettava il capitano. Quando ci vide, fu sopraffatto dalla paura e dalla sorpresa. Credendo che fossimo scesi dal cielo, continuava a puntare il dito verso l'alto. Era un gigante, tanto che anche il più rispettabile di noi arrivava solo alla vita. Inoltre era ben fatto, con una faccia molto grande, dipinta di rosso. In Oriente esiste una descrizione molto dettagliata del Buddha, chiamata 60 caratteristiche e 32 segni del Buddha. Da questa descrizione si apprende che il Buddha aveva un'altezza enorme, una rete fra le dita delle mani e dei piedi e 40 denti, che potrebbe corrispondere ad alcune descrizioni di appartenenti alla civiltà di Atlantide. Insomma, pare che non vi fosse un solo angolo del mondo dove non vivessero i giganti, la cui altezza era molto maggiore di quella dell'uomo moderno, e ciò è testimoniato da numerosi reperti archeologici provenienti da tutto il mondo. I documenti storici del secolo XIX hanno conservato molte prove di resti ritrovati, appartenuti a persone di statura molto grande,
le quali, come mostrano alcune immagini, vivevano anche nel secolo scorso, come l'incredibile gigante visto nei cinegiornali imperiali giapponesi. Purtroppo molti ricercatori non prendono affatto sul serio questi ritrovamenti. La scienza ufficiale nega la possibilità stessa dell'esistenza dei giganti e professori ed accademici mostrano il loro più ostinato conservatorismo. E quando più le prove si accumulano, tanto più l'argomento viene confutato. Sembra proprio che le autorità e la scienza stiano cercando di nascondere la verità. Se l'ammettessero, infatti, dovrebbero ammettere molte altre verità proibite e quindi il nostro mondo si rivelerebbe troppo diverso da come lo descrivono. Ma la continua ricerca degli appassionati potrebbe alla fine riuscire a cambiare questo quadro. Resti di giganti sono stati rinvenuti in tutti i continenti: Spagna, Georgia, Tunisia, Pennsylvania, Texas, Messico, Perù, Filippine, Siria, Marocco, Sud-Est asiatico, Australia e persino le isole dell'Oceania. Ci sono sempre più manufatti e altro materiale probatorio e si comincia già a vedere il momento in cui si accumulerà una massa critica. Allora un cambiamento nel paradigma sarà inevitabile. Nel 1911, vicino a Lovelock, nel Nevada, furono trovati scheletri umani alti 3,5 metri. Gli archeologi sono rimasti particolarmente colpiti dalla mascella, che era almeno 3 volte più grande di quella degli esseri umani moderni. Nel 2000, nella Georgia orientale, gli archeologi hanno scoperto gli scheletri di giganti di 4 metri. Il filosofo Rudolf Steiner sosteneva che i registri akashici chiamano gli abitanti di Lemuria gli antenati degli uomini, e la teosofa, scrittrice e viaggiatrice Elena Blavatsky formò addirittura una classificazione delle civiltà terrene esistenti, secondo cui le prime razze umane indigene erano persone simili ad angeli, poi giunsero i Lemuriani, in seguito gli Atlantidei e poi gli Ariani. Nel suo libro La dottrina segreta, Elena Blavatsky scrive che gli abitanti di Lemuria erano la razza radice dell'umanità e che i tardi lemuriani avevano un'altezza che andava dai 10 ai 20 metri. Da loro provengono tutte le principali conquiste della tecnologia terrena. Hanno lasciato la loro conoscenza su tavole d'oro, nascoste fino ad oggi in luoghi segreti. Blavatsky aggiunge che anche la razza atlantidea era una razza altamente sviluppata, ma in misura minore rispetto ai lemuriani. Gli atlantidei erano alti 5-6 metri ed erano simili nell'aspetto alle persone moderne. La maggior parte degli atlantidei morì durante il grande diluvio, ma alcuni gruppi sopravvissero fino a un periodo di 12.000 anni fa. Secondo molti, le piramidi d'Egitto, la grande Sfinge, le statue dell'isola di Pasqua e una serie di altri monumenti antichi sono opere dei Lemuriani e degli Atlantidei. I ricercatori ritengono che la civiltà lemuro-atlantidea fosse la civiltà più avanzata della Terra e che disponesse di macchine volanti. Drunvalo Melchizedek scrive che il faraone egiziano Akhenaton aveva un'altezza di 4,5 metri. La moglie di Akhenaton, Nefertiti, era alta circa 3,5 metri. Altre idee sui giganti sono contenute nel Codex Vaticanus, un'opera degli Aztechi conservata nella Biblioteca Vaticana. Secondo questo documento c'erano 4 generazioni di umanità sulla Terra. La prima, la razza dei giganti,
fu sterminata dalla carestia, la seconda fu distrutta da un terribile calore, la terza generazione fu portata via da un uragano, la quarta generazione scomparve nell'abisso del diluvio. Tuttavia alcuni dei giganti sopravvissero. Lo scienziato tedesco Alexander Humboldt, dopo aver studiato il manoscritto del monaco domenicano Pedro de los Rios, fornisce un'altra prova del diluvio in cui morirono i giganti. Alcuni di loro riuscirono a nascondersi nelle caverne e quando l'acqua si ritirò, un certo Shelwa, soprannominato l'architetto, andò a Colollan e, in memoria del monte Tlaloc, che servì da rifugio per sé e per i suoi fratelli, costruì una montagna artificiale a forma di piramide. Lo storico e sacerdote babilonese Berosso scrive dei giganti fuggiti e impazziti dopo il diluvio. Mangiavano carne umana e vivevano come animali. Non rispettavano gli dei e commettevano ogni sorta di illegalità. Anche le leggende Inca menzionano i giganti e le loro iniquità. Durante il regno del XII Inca, Ayatarco Cuso, i giganti arrivarono nel paese dell'oceano su enormi zattere di canne. Erano così alti che anche l'indiano più alto arrivava solo alle ginocchia. Le loro teste erano enormi, i capelli neri cadevano sulle spalle, i loro occhi somigliavano a piccoli piatti e i loro volti erano senza barba. Spostandosi lungo la costa del Pacifico, i giganti la devastarono completamente, mangiando tutto ciò che era commestibile, perché ognuno di loro mangiava 50 volte di più di una persona comune. In Sudafrica, nella provincia del Transvaal, sull'altopiano del Veld, nel 1912 il contadino Storfel Coetzee scoprì l'impronta di un gigantesco piede umano su una roccia. L'impronta misurava più di 1 metro e 76 centimetri di larghezza. La stessa impronta, ma non del piede sinistro, ma del piede destro, si trova nell'isola di Ceylon, 44 miglia a est della capitale del paese, Colombo. Il famoso viaggiatore arabo del XIV secolo, Ibn Battuta, che visitò Ceylon, ce ne ha lasciato una descrizione. Si trovava in un sentiero molto esposto alle intemperie, ma l'esploratore riuscì a determinare le dimensioni. La lunghezza del piede risultò essere di 1,5 metri, con una larghezza di circa 80 centimetri. L'altezza del proprietario di queste impronte doveva essere di oltre 10 metri. Quando il diplomatico arabo Ahmed ibn Fadlan visitò il re dei Bulgari del Volga presso l'ambasciata del Khan di Baghdad, gli fu mostrato un gigante cannibale. Il diplomatico scrisse poi nel suo diario: la sua testa era come una grande botte e le sue costole erano come i rami più grandi delle palme. Questo gigante era stato catturato nel nord del paese di Visu, la moderna regione di Pechora, e veniva tenuto fuori città, incatenato a un enorme albero, poiché era di indole malvagia e violenta. Ma dove sono finiti i giganti? Quando veramente sono scomparsi? Qualcuno li ha distrutti, o forse si sono estinti a causa di una malattia? Nessuno può rispondere in modo definitivo a queste domande, ma tutti concordano sul fatto che le condizioni di vita nell'antichità erano molto diverse da quelle moderne. Molte tesi sostengono che in un lontano passato lo strato di ozono fosse molto più spesso e questa condizione favorisse una maggiore crescita umana, ma poi le condizioni naturali cambiarono radicalmente. La diminuzione dello strato di ozono portò
ad un indebolimento della protezione dalle radiazioni solari e le persone furono distrutte. Il fisico russo Shemchuk afferma che migliaia di anni fa la pressione atmosferica era molto diversa e che lo spessore del terreno fertile era di 20-30 metri, tanto che gli alberi potevano raggiungere 1 chilometro di altezza. Anche le persone, secondo Shevchuk, erano giganti. Ad esempio, l'altezza dei leggendari Asura raggiungeva i 54 metri, gli Atlantidei già 18 metri e i Boreani accorciati a 6 metri. Ma in seguito la mutata pressione atmosferica rese quasi impossibile la sopravvivenza degli organismi giganti. Ciò causa anche grossi problemi alle persone di oggi, alte più di 2 metri, problemi con le articolazioni, che si avvertono pesanti, e con le arterie, che si gonfiano. Un'ultima considerazione. Allo stesso modo in cui sono coesistiti i giganti e gli uomini normali, così nei tempi precedenti coesistevano giganti e supergiganti o titani. L'esistenza di esseri altissimi spiegherebbe molte più cose, anche quelle che possono sembrare impossibili.